Ciao a tutti, prima di iniziare il video, volevo chiarire una cosa importante. Recentemente, il mio canale ha avuto un grosso problema. YouTube ha disabilitato completamente la monetizzazione. Di conseguenza, ridurrò notevolmente il numero di video che carico e apporterò alcune modifiche agli sfondi e allo stile generale dei video. Nonostante queste difficoltà, sono determinato a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Vi ringrazio davvero per il vostro continuo supporto. Grazie per la comprensione. E ora, entriamo nel video. Le risate intorno al tavolo da pranzo si fermarono nel momento in cui tirai fuori il telefono. La nuova ragazza di Sara, quella che mi stava prendendo in giro da 20 minuti, improvvisamente si zittì. Mio suocero, che poco prima mi aveva detto di smettere di far sembrare male la sua famiglia, fissava lo schermo con la bocca aperta. La mano di mia moglie Jessica si bloccò a metà strada verso il bicchiere di vino. E Brandon, mio cognato, che aveva incoraggiato gli attacchi della sua ragazza per tutta la serata, sembrava aver appena ingoiato qualcosa di marcio. Mi chiamo Tyler Morrison. Ho 36 anni. E fino a quella cena domenicale a casa dei miei suoceri, pensavo di essermi sposato in una famiglia decente. Stavo con Jessica da 8 anni, sposato da 5, e avevo passato quegli anni a farmi in 4 per adattarmi alla dinamica della famiglia Patterson. Erano vecchia nobiltà del Connecticut, con soldi da generazioni, che non ti facevano mai dimenticare di provenire da qualcosa di meglio rispetto a dove tu fossi nato. Io venivo da un quartiere operaio di Hartford, dove mio padre guidava camion e mia madre lavorava come cassiera al supermercato Stop and Shop. Ma avevo costruito qualcosa. Avevo fondato la mia società di consulenza logistica a 28 anni, l'avevo fatta crescere fino a diventare un'azienda multimilionaria a 32, e ora impiegavo 47 persone in 3 uffici. I Patterson lo sapevano, ma non lo riconoscevano mai. Per loro ero ancora il ragazzo del quartiere sbagliato che aveva avuto fortuna. La cena iniziò normalmente. Jessica ed io arrivammo a casa dei suoi genitori a Westport alle 6, come ogni domenica. La casa era una grande villa coloniale che sembrava uscita da una rivista. Suo padre, Richard Patterson, possedeva una catena di concessionari ed auto in tutto il Connecticut. Sua madre, Victoria, passava le giornate a fare volontariato nei consigli di beneficenza e a organizzare raccolte fondi. Brandon, il fratello minore di Jessica, era già lì quando arrivammo. Aveva 29 anni, lavorava nelle vendite in una delle concessionarie del padre, e cambiava fidanzata ogni pochi mesi. Questa volta aveva portato Sarah Kingsley, 26enne che lavorava nel marketing, secondo la presentazione di Victoria quando entrammo in sala da pranzo. Sara era attraente in quel modo curato che alcune donne ottengono dopo ore di preparazione, capelli biondi perfettamente lisciati, un vestito firmato che probabilmente costava più dell'affitto mensile di molti, e una sicurezza che deriva dal non aver mai ricevuto un no in tutta la vita. Tyler, disse Victoria mentre prendevamo posto, Sara lavora per Ashton and Pierce, sai, quella società di marketing in centro. Annuì educatamente. Piacere di conoscerti, Sara. Lei sorrise, ma il sorriso non arrivò agli occhi. Anche a te, Brandon mi ha parlato molto della sua famiglia. I primi 20 minuti di cena passarono con le solite conversazioni della famiglia Patterson. Richard parlava dei numeri di vendita delle concessionarie. Victoria discuteva dell'asta di beneficenza che stava organizzando. Brandon si vantava di una grande vendita fatta quella settimana. Jessica parlava del suo lavoro di interior designer. Nessuno mi chiese nulla della mia attività. Era normale. I Patterson avevano un modo tutto loro di farti sentire che non meritavi la loro attenzione, a meno che non servissi a qualcosa a loro. Poi iniziò Sara. Allora, Tyler, disse, tagliando il salmone con movimenti precisi, Jessica ha detto che gestisci una specie di attività di consulenza. Sì, risposi, consulenza logistica. Aiutiamo le aziende a ottimizzare le catene di approvvigionamento e le reti di distribuzione. Lei annuì lentamente, come se le avessi appena detto che collezionavo tappi di bottiglia. Interessante.
Quindi dici ai camionisti dove andare? Brandon rise. Jessica mi lanciò uno sguardo di scuse, ma non disse nulla. Non proprio, risposi con calma. Analizziamo intere operazioni logistiche e sviluppiamo strategie per ridurre i costi e migliorare l'efficienza. È un lavoro piuttosto complesso che coinvolge analisi dei dati, modellazione delle reti e pianificazione strategica. Sara prese un sorso di vino, con un mezzo sorriso. Giusto, giusto. Scusa, ho sbagliato. Quindi sei un manager intermedio, ma per i camion. Richard rise sommessamente. Victoria sorrise dietro il bicchiere di vino. Jessica fissava il piatto come se contenesse i segreti dell'universo. Sentii quella stretta familiare al petto che mi prendeva ogni volta che i Patterson decidevano di ricordarmi che non ero davvero uno di loro. Ma avevo imparato in 8 anni a sopportare. Ribattere non serviva mai. Peggiorava solo le cose. Qualcosa del genere, dissi piano. Ed era stato il mio errore. Nel momento in cui mi tirai indietro, Sara percepì la debolezza. Se ti sta piacendo la storia e vuoi sentire di più su come difendersi e gestire le dinamiche familiari, prenditi un momento per iscriverti al canale. Lascia un commento qui sotto raccontando le tue esperienze con suoceri difficili e premi il pulsante mi piace così più persone potranno scoprire queste storie. Il tuo supporto aiuta davvero il canale a crescere. Brandon mi ha detto che sei cresciuta a Hartford, continuò Sara, e ora nel tono c'era qualcosa di predatorio. Deve essere stato difficile. Voglio dire, ci sono passata qualche volta. Non è proprio il quartiere più carino. Non è stato male, dissi. Gente per bene, comunità forte. Oh, certo, disse Sara con falsa compassione. Ognuno fa del suo meglio con quello che ha, giusto? Voglio dire, non tutti possono permettersi scuole private e case estive agli Hamptons. È questo che rende grande l'America. Sai, persone di ogni estrazione possono avere successo. Il tavolo si fece silenzioso. Anche Brandon sembrava un po' a disagio, anche se sorrideva ancora. Tyler ce l'ha fatta molto bene, disse finalmente Jessica, con voce bassa. Oh, assolutamente, concordò Sara con entusiasmo. Passare da quel tipo di ambiente a gestire la propria piccola impresa è il sogno americano. Molto impressionante. Piccola impresa. Quelle parole rimasero sospese nell'aria come fumo. Guardai intorno al tavolo. Richard si concentrava intensamente sul cibo. Victoria si stava riempiendo il bicchiere di vino. Brandon cercava di non ridere. E Jessica sedeva lì, in silenzio, lasciando che quella sconosciuta insultasse suo marito nella casa dei suoi genitori. Forse dovremmo parlare d'altro, dissi piano. Perché? Chiese Sara con falsa innocenza. Trovo affascinante sentire storie di successo di chi ha superato le avversità. È così ispirante. Non era più nemmeno sottile. Ogni parola era calcolata per ricordarmi che non ero abbastanza, che non appartenevo, che ero fortunato a sedere a quel tavolo con persone così superiori a me. Sara ha ragione, disse Brandon, finalmente intervenendo. Tyler ha fatto molta strada. Ti ricordi quando l'abbiamo conosciuto, papà? Guidava quella vecchia Honda con la maccatura sulla portiera. Richard sorrise. Me la ricordo. Che anno era quella macchina, Tyler? 95, 96, 97. Ancora la usi? Chiese Sara dolcemente. L'ho venduta anni fa. Oh, bene. Voglio dire, quando inizi a fare soldi veri, puoi permetterti di cambiare macchina. Soldi veri. Come se il reddito a 7 cifre che avevo guadagnato l'anno scorso non fosse abbastanza reale. Victoria decise di unirsi alla conversazione. Tyler è sempre stato molto pratico con i soldi, molto attento alle spese. Suppongo venga dal fatto di essere cresciuto senza molto. Sentii la mascella irrigidirsi. 8 anni di questo, 8 anni di frecciatine sottili, complimenti ambigui e di essere fatto sentire come se dovessi essere grato che mi avessero permesso di sposare loro figlia.
Sai cosa trovo così ammirevole? Continuò Sara, e sapevo che quello che sarebbe venuto dopo sarebbe stato peggio. Le persone che lavorano con le mani, il vero lavoro operaio. Come tuo padre, che era un camionista, giusto, Tyler? È un camionista, corregli. Non è morto. Giusto, scusa. È un camionista. È un lavoro così onesto. Mio padre dice sempre che ci vogliono persone disposte a fare quei lavori. Qualcuno deve farli, no? Brandon rideva apertamente ormai. Jessica aveva le lacrime agli occhi, ma non diceva nulla. Richard e Victoria guardavano lo spettacolo come se fosse un intrattenimento a teatro durante la cena. Sara, dissi, mantenendo la voce calma, penso che tu stia mancando di rispetto. Mancare di rispetto? Lei sembrava davvero sorpresa. Ti sto facendo un complimento. Dico che ammiro le persone che vengono dal nulla e si costruiscono qualcosa. Come può essere mancare di rispetto? Richard finalmente intervenne. Tyler, penso che tu sia un po' sensibile. Sara sta solo facendo conversazione. Sta insultando la mia famiglia e le mie origini. Nessuno sta insultando nessuno, disse Victoria con freddezza. Stai rendendo tutto imbarazzante per tutti. Guardai Jessica, che mi supplicava silenziosamente di dire qualcosa, qualsiasi cosa per difendermi o almeno riconoscere quello che stava succedendo. Ma lei rimase lì, immobile. Forse dovresti rilassarti, suggerì Brandon. Sara non intende nulla di male. Stai esagerando. Sto esagerando. Sentii la rabbia salire nel petto, calda e acuta. Sì, disse Richard con fermezza. Stai facendo sembrare male la mia famiglia reagendo in modo eccessivo a una semplice conversazione. Sara è nostra ospite e tu la stai mettendo a disagio. Fissai mio suocero, l'uomo che per 8 anni mi aveva trattato come un dipendente, che non si era mai interessato ai miei affari, che non aveva mai riconosciuto i miei successi, che non mi aveva mai considerato degno del suo tempo. E ora mi stava dicendo che stavo facendo sembrare male la sua famiglia. Mi scuso, dissi infine. Non volevo mettere nessuno a disagio. Il sorriso di Sara si allargò. Nessun problema. Capisco perfettamente. A volte le persone diventano difensive riguardo alle loro origini. È naturale. La conversazione proseguì. Sara iniziò a parlare del suo lavoro da Ashton e Pierce, dei grandi clienti con cui collaboravano, delle campagne importanti a cui aveva partecipato. Brandon ascoltava ogni parola. Victoria faceva domande interessate. Richard annuiva approvando e qualcosa dentro di me cambiò. Tirai fuori il telefono sotto il tavolo e cominciai a cercare. Ashton e Pierce Marketing, trovai il loro sito, aprì la lista clienti, controllai i comunicati stampa recenti. Poi cercai il nome di Sara, trovai il suo profilo LinkedIn, lo confrontai con la directory aziendale. Sara, dissi, interrompendo la sua storia su una campagna a cui aveva lavorato. Da quanto tempo lavori da Ashton e Pierce? Circa 8 mesi, rispose con orgoglio. Sono entrata come senior marketing associate, ma già mi stanno considerando per una posizione da account manager. Impressionante, dissi. E lavori con i loro clienti principali? Sì. Faccio parte del team che li gestisce. È un lavoro molto collaborativo. Quali clienti? Nello specifico. Esitò per un attimo. Non posso rivelare i nomi per accordi di riservatezza, ma ti assicuro che sono marchi importanti. Annuii lentamente. Giusto. Riservatezza. Ha senso. Perché chiedi? Solo curiosità sul lavoro di Sara, visto che lei era così interessata al mio prima. Brandon si fece improvvisamente difensivo. Il sorriso di Sara si congelò leggermente. Va bene, Brandon. Tyler sta solo facendo conversazione. Sai, continuai, appoggiando il telefono sul tavolo, è curioso che tu abbia menzionato Ashton e Pierce. In realtà ho un legame con quella società.
La temperatura nella stanza calò visibilmente. Davvero? La voce di Sara era ora attenta. Sì. Circa 6 mesi fa, la mia azienda stava cercando di rifarsi il look. Avevamo bisogno di un'agenzia di marketing che capisse la consulenza logistica B2B. Abbiamo inviato richieste di proposta a diverse agenzie della zona. Presi il telefono e aprì la mia email. Ashton e Pierce era una di queste. Alla fine abbiamo scelto un'altra agenzia, ma conservo tutta la corrispondenza. Richard mi guardava ora con gli occhi socchiusi. Victoria aveva smesso di mangiare. Il fatto è, dissi scorrendo le email, che durante quel processo ho imparato molto su Ashton e Pierce, sulla loro struttura, i clienti, i membri del team. Sara era diventata molto pallida. Sto guardando la loro lista clienti proprio ora, continuai. E sai cosa è interessante? I grandi marchi che hai menzionato sono per lo più aziende locali. Qualche catena di ristoranti regionale, piccoli negozi al dettaglio, uno studio dentistico. Niente di male, ovviamente. Qualcuno deve lavorare con clienti più piccoli. Non ho mai detto che fossero aziende Fortune 500, disse Sara in fretta. No, ma l'hai lasciato intendere. Hai detto i grandi marchi. Hai fatto sembrare tutto molto impressionante. Guardai Brandon. E quella posizione da account manager di cui parlavi, non è esattamente così. Vedi, ho un amico che lavora da Ashton e Pierce. Jake Palmer. È direttore creativo lì. Aprì la chat con Jake e la mostrai al tavolo. Gli ho appena scritto mentre Sara parlava, gli ho chiesto se hanno una Sarah Kingsley che lavora lì. Il silenzio era assoluto. Dice che c'è una Sarah Kingsley, ma non è senior marketing associate. È una junior coordinator. Posizione entry level. Risponde al telefono, organizza riunioni e ogni tanto aiuta a preparare materiali per le presentazioni. Il volto di Sara era passato dal pallore a un rosso acceso. Non c'è nessuna posizione da account manager in vista, continuai. Non c'è nessun team che gestisce grandi clienti. È la persona che fa le fotocopie e ordina il pranzo per le riunioni. Tyler, iniziò Jessica. Aspetta, non ho finito. Guardai direttamente Sara. Hai passato gli ultimi 20 minuti a prendere in giro le mie origini, la mia famiglia e la mia azienda. Hai chiamato la mia società una piccola impresa. Hai lasciato intendere che sono appena sopra un manager di medio livello. Hai parlato di me come se fossi un caso di beneficenza fortunato. Aprì il sito della mia azienda sul telefono e lo girai verso il tavolo. Questa è Morrison Logistics Consulting. Abbiamo fatturato $8.300.000 l'anno scorso. Impieghiamo 47 persone. Tra i nostri clienti ci sono 3 aziende Fortune 500 e 7 grandi distributori regionali. Il mese scorso abbiamo chiuso un accordo con una catena nazionale di vendita al dettaglio che genererà $2.100.000 di commissioni nei prossimi 3 anni. Guardai Richard. È più di quanto guadagni il tuo miglior concessionario in un anno, Richard. La sua faccia diventò rosso scuro. E Sara, continuai. Mentre stavi lì a prendere in giro mio padre per essere un camionista e mia madre per lavorare in un supermercato, non hai detto che tu guadagni a malapena $42.000 l'anno rispondendo al telefono. È meno di quanto guadagna il mio più giovane analista junior. Il silenzio si prolungò così a lungo che potevo sentire il ticchettio dell'orologio antico nel corridoio. Non sai niente di me, disse infine Sara, con la voce tremante. So che sei una bugiarda, risposi con calma. So che sei stata qui per un'ora a fingere di essere qualcosa che non sei, mentre prendevi in giro qualcuno che ha costruito qualcosa di vero. E so che tutti a questo tavolo erano perfettamente felici di lasciarti fare, perché così si sentivano superiori al ragazzo di Hartford. Brandon si alzò. Non puoi parlare così con lei. Siediti, Brandon. Sto parlando con tuo padre adesso. Mi rivolsi a Richard. Mi hai detto che stavo facendo sembrare male la tua famiglia. Mi hai detto di smettere di esagerare.
Sei rimasto lì a fare insultare uno sconosciuto. Insultare i miei genitori, insultare tutto quello che ho costruito, e non hai fatto nulla. Anzi, peggio, ti sei unito a loro. Tyler, penso che dovresti andartene, disse Victoria con freddezza. Sono d'accordo, ma prima lasciate che chiarisca una cosa. Mi alzai e guardai intorno al tavolo. Per 8 anni ho sopportato la vostra condiscendenza. Ho sopportato i vostri complimenti a metà, le vostre battute sulla mia macchina, i miei vestiti, le mie origini. Ho sorriso a ogni cena di famiglia in cui mi avete fatto sentire grato di poter sedere al vostro tavolo. Guardai Jessica. E tu non mi hai mai difeso. Neanche una volta. Sei rimasta lì ogni volta a lasciarli trattarmi come se fossi inferiore a loro. Come se fossi fortunato a stare con te, e non il contrario. Tyler, per favore, sussurrò Jessica. Ho finito, dissi semplicemente. Ho finito di fingere che tutto questo sia normale. Ho finito di accettare mancanze di rispetto da chi ha realizzato meno di me, ma si comporta come se fosse nobiltà. E soprattutto ho finito di ascoltare una risponditrice telefonica di basso livello che prende in giro la mia famiglia mentre voi tutti sorridete e annuite. Sara piangeva ora. Victoria si alzava furiosa. Richard aveva il volto viola per la rabbia. Brandon sembrava pronto a litigare con me, ma non me ne importava più. Jessica, dissi, devi fare una scelta. Puoi restare qui con la tua famiglia e lasciarli continuare a trattarmi come spazzatura, oppure puoi venire con me adesso e possiamo costruire qualcosa di meglio di tutto questo. Tutti la guardavano. Jessica piangeva, il mascara le colava sulle guance. Tyler, non puoi semplicemente. Iniziò. Sì o no, Jessica, adesso. Il momento si allungò. Guardai mia moglie, la donna che amavo da 8 anni, con cui avevo costruito una vita, lottare con la domanda più semplice del mondo. Stare con tuo marito o stare con chi per 8 anni ti ha fatto sentire inutile? Tyler, la mia famiglia. Cominciò. Allora questa è la mia risposta, dissi. Uscì da quella sala da pranzo, da quella casa, senza voltarmi indietro. Non quando Victoria urlò dietro di me. Non quando sentii Jessica piangere. Non quando Brandon venne alla porta gridando che avevo rovinato tutto. Salì sulla mia macchina, la bella BMW che avevo comprato con i soldi guadagnati da me, e guidai verso il nostro appartamento, l'appartamento che avevo pagato, con i mobili che avevo scelto, in un palazzo che avevo scelto. Quella notte ricevetti un messaggio da Jake Palmer di Ashton e Pierce. Amico, cosa è successo? Sarah Kingsley è stata appena licenziata. Il suo supervisore ha scoperto che ha mentito sulla sua posizione a tutti, incluso il suo ragazzo e la sua famiglia. A quanto pare, il tuo messaggio ha smascherato tutto. Non risposi. Rimasi seduto nel mio salotto a bere lo scotch costoso che i Patterson mi avevano regalato a Natale 2 anni prima, e pensai a quel momento a tavola, quando i sorrisi di tutti erano svaniti. Il momento in cui si erano resi conto che il ragazzo di Hartford non era più qualcuno da guardare dall'alto in basso. Jessica tornò a casa verso mezzanotte. Aveva gli occhi rossi per il pianto. Si sedette di fronte a me senza dire nulla per molto tempo. Hai umiliato Sara, disse infine. Sara si è umiliata da sola. Ha perso il lavoro per colpa tua. Ha perso il lavoro perché ha mentito sulla sua posizione ed è stata scoperta. Non è colpa mia. Jessica scosse la testa. La mia famiglia pensa che tu sia un mostro. La tua famiglia pensa che io sia inferiore a loro. Lo hanno sempre pensato. L'unica differenza è che ora ho smesso di fingere di non accorgermene. Tyler, sono i miei genitori, mio fratello. Non posso semplicemente tagliarli fuori. Non ti sto chiedendo di tagliarli fuori. Ti chiedo di difendermi quando mi trattano come spazzatura. Ti chiedo di stare dalla mia parte, per una volta in 8 anni. Rimase in silenzio a lungo. Non so se ce la posso fare. Fu allora che capii che il nostro matrimonio era finito.
Ci separammo 3 settimane dopo. Jessica tornò a vivere temporaneamente dai suoi genitori. I documenti per il divorzio arrivarono 2 mesi dopo. Voleva l'appartamento, metà delle quote della mia azienda e l'assegno di mantenimento. Le diedi l'appartamento. Ero stanco di vivere in uno spazio che aveva scelto lei. Ma lottai per le quote aziendali e vinsi. Non aveva mai partecipato all'azienda, né contribuito alla sua crescita, né mostrato interesse per quello che facevo. Il giudice fu d'accordo. Richard cercò di intimidirmi durante il procedimento, minacciando di complicare le cose con i suoi contatti, i suoi avvocati, i suoi soldi. Ma la differenza tra avere davvero i soldi e fare solo finta è che, quando si arriva al dunque, le risorse contano più della reputazione. I miei avvocati erano migliori dei suoi. La mia documentazione più solida del suo blaterare. E quando tutto fu sistemato, Jessica ottenne molto meno di quanto sperasse. Sarah Kingsley e Brandon si lasciarono entro 2 settimane da quella cena. A quanto pare, una volta che tutti seppero delle sue bugie sul lavoro, Brandon decise che non era più abbastanza per lui. Tornò a vivere dai suoi genitori e trovò un impiego in un'altra agenzia di marketing. Questa volta fu onesta, dicendo di essere a livello base. Sentii da amici comuni che si scusò con Jessica per quello che era successo. Non con me, mai con me. Ma almeno riconobbe di aver sbagliato. I Patterson non mi parlarono più dopo che il divorzio fu definitivo. Va bene così. Nemmeno io avevo nulla da dire a loro. Ma ecco cosa successe che rese tutto degno. Circa 6 mesi dopo il divorzio, cenavo in un ristorante del centro con un potenziale cliente. Un posto elegante, tovaglie bianche, una carta dei vini ampia, il tipo di ristorante dove i Patterson si sarebbero sentiti a casa. Ero a metà della presentazione dei servizi della mia azienda quando notai Richard e Victoria Patterson sedersi a 3 tavoli di distanza. Si videro nello stesso istante. Per un attimo Richard sembrò voler venire a creare una scena, ma poi vide con chi ero seduto. Lo riconobbe. James Morrison, CEO di Morrison Distribution Corp., una delle più grandi aziende di logistica del Nord-Est. Stesso cognome mio. Non una coincidenza. Era mio zio da parte di padre. Il ramo di famiglia di successo, quello che i Patterson non avevano mai voluto conoscere. Mio padre guidava camion. Suo fratello possedeva la compagnia di trasporti e altre aziende, e aveva appena accettato di investire nella mia società di consulenza per aiutarci a espanderci a livello regionale. Guardai la faccia di Richard mentre capiva. Lo vidi comprendere che quel ragazzo di Hartford che aveva disprezzato per 8 anni non era solo un successo per meriti propri. Aveva il sostegno della famiglia. Una famiglia vera. Di quelle che ci sono quando serve. Zio James notò Richard che lo fissava e si chinò verso di me. Li conosci? È la mia ex, dissi piano. James guardò verso di loro, poi sorrise. Quella che pensava di essere migliore di noi. Ecco chi è, vuoi che vada a salutarli? Cercavo un motivo per comprare qualche concessionaria. Proprio le sue. Ci pensai. Pensai alla soddisfazione di vedere la faccia di Richard mentre mio zio gli faceva un'offerta che non poteva rifiutare, poi smantellava tutto quello che aveva costruito. Ma poi pensai a quella cena, alle lacrime di Sarah, alla scelta di Jessica, al momento in cui uscì da quella casa sentendomi più leggero di anni. No, dissi, finiremo la cena. Non vale la pena. Lo facemmo. E mentre passavo vicino al tavolo di Richard per uscire, mi fermai e lo guardai dall'alto in basso. Ciao, Richard. Victoria, vi sta piacendo la cena? La mascella di Richard era così serrata che pensai potesse spaccarsi un dente. Victoria non mi guardò negli occhi. Il cibo è eccellente qui, continuai con tono amichevole. Io e zio James veniamo sempre qui quando ci incontriamo per parlare di affari. Sta pensando di espandersi in Connecticut. Magari gli parlerò delle vostre concessionarie. Potrebbe essere un'opportunità interessante. Sorrisi,
non con cattiveria, ma con professionalità. Buona serata, dissi, e uscii. Era 3 anni fa. Da allora, Morrison Logistics Consulting è triplicata. Abbiamo aperto uffici a Boston e Providence. Abbiamo ottenuto contratti con 2 aziende Fortune 100. L'anno scorso il fatturato ha raggiunto 26 milioni di dollari. Ho comprato una casa a Madison, proprio sul lago. Un bel posto. Meglio della casa coloniale dei Patterson a Westport. Non l'ho comprata per ostentare. L'ho comprata perché me la sono guadagnata e la volevo. Ho saputo da amici comuni che Jessica si è risposata. Con un tipo che lavora in finanza. Spero sia felice. Davvero. Ma spero anche che abbia imparato qualcosa da quello che è successo. Spero abbia capito che stare a guardare qualcuno che ami mentre viene mancato di rispetto non è lealtà verso la famiglia, è tradimento del matrimonio. Spero abbia imparato che il passato non determina il valore. Che da dove vieni conta meno di dove stai andando. E spero abbia capito che a volte la persona che tutti pensano sia fortunata a sedere a tavola è in realtà la più preziosa. Quanto a Sarah Kingsley, l'ho incontrata circa un anno fa a un evento di networking. Lavorava per una piccola startup, facendo marketing vero questa volta. Era cresciuta un po', aveva perso quell'arroganza levigata che aveva. Mi vide dall'altra parte della stanza e capii che stava decidendo se avvicinarsi o nascondersi. Dopo qualche minuto venne da me. Tyler, disse, ti devo una scusa. Sì, me la devi. Sono stata orribile quella sera. Volevo impressionare Brandon e la sua famiglia, e ho esagerato. Mi dispiace. La osservai un attimo. Sembrava sincera. A volte le persone cambiano. Scuse accettate, dissi. Ma Sara, non hai solo esagerato. Hai mostrato chi sei davvero. Sei stata disposta a distruggere qualcun altro per costruire te stessa. Non è solo un comportamto sbagliato. È cattivo carattere. Annui lentamente. Hai ragione. Sto lavorando su questo. Terapia, riflessione, tutte quelle cose. Sto cercando di migliorare. Buona fortuna, dissi, e lo pensavo davvero. Ma me ne andai anche, perché alcune persone meritano una seconda possibilità, ma non significa che devi essere tu a darla. Ripensando a quella cena, ora capisco che fu la cosa migliore che potesse capitarmi. Mi costrinse finalmente a riconoscere quello che avevo ignorato per 8 anni, che avevo sposato una famiglia che non mi avrebbe mai rispettato, che avevo scelto una moglie che non mi avrebbe difeso quando contava. E mi liberò per costruire la vita che volevo davvero, non quella che pensavo di dover volere. I miei genitori sono venuti a trovarmi il mese scorso. Mia madre ha adorato la casa nuova. Mio padre è rimasto sul terrazzo a guardare l'acqua e ha scosso la testa stupito. Non avrei mai pensato che un ragazzo del nostro quartiere sarebbe finito qui, ha detto. Mi hai cresciuto bene, papà. Mi hai insegnato che il lavoro onesto e il rispetto per gli altri contano più di dove vieni. Ha sorriso. Tua madre ed io siamo orgogliosi di te, Tyler. Non per i soldi o la casa, ma perché non hai permesso a nessuno di farti sentire meno di quello che sei. Questa è la vera lezione di quella cena. Non che avessi soldi, successo o contatti, ma che finalmente rifiutai di accettare di essere trattato come meno di quanto valessi. I Patterson mi hanno insegnato qualcosa di prezioso, anche se non volevano. Mi hanno insegnato che il rispetto a volte va esigito. Che essere gentili, accomodanti e sperare che la gente veda il tuo valore non funziona quando hanno già deciso che sei inferiore. A volte devi tirare fuori il telefono e mostrare loro esattamente chi sei. E poi devi allontanarti da chi ancora non capisce. Quella cena domenicale mi costò un matrimonio e un rapporto con i suoceri. Ma mi restituì qualcosa di più prezioso. Mi restituì il rispetto per me stesso, e non lo cambierei con nulla. Se questa storia ti ha colpito, spero la condividerai. Commenta qui sotto le volte in cui hai dovuto difenderti da chi ti ha sottovalutato. E ricorda, il tuo valore non è determinato da quello che gli altri pensano di te.
È determinato da quello che sai di te stesso. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Prendetevi cura di voi e non lasciate mai che qualcuno vi faccia sentire piccoli per il posto da cui venite. Il vostro passato è parte della vostra forza, non qualcosa di cui vergognarsi.